Oggi prima vera session di allenamento specifico per l'Herzberg Rodeo. Come tutti sappiamo è una gara difficilissima che ha all'interno tantissime sezioni, salite, discese, muri, parti lente, parti veloci. Bisogna cercare di impegnarsi e allenare ogni aspetto, quindi nelle salite a farla da padrone sarà tenere il gas spalancato, ci sono dei salitoni anche da 70-80 metri da terza piena. Nelle discese ci sono alcune discese molto smosse con piene di pietroni, quindi equilibrio, cercare sempre col freno dietro di aiutarsi e non esagerare col freno davanti, se no ci si chiude lo sterzo, vogliamo di sotto. Per le sezioni più difficili, dove il fisico sarà davvero messo a durissima prova, come il kart dinner, bisogna avere un giusto mix di equilibrio in moto, posizionamento della moto anche da fermo, quindi aiutarsi molto con le braccia, un piede a terra, spostare la moto. E poi ci sono delle parti molto veloci, non solo per il prologo del sabato, dove più che una gara di enduro sembrerebbe quasi una gara di MotoGP, visto che si raggiungono picchi di velocità oltre 130 all'ora, ma anche nella domenica ci sono delle sezioni molto veloci che collegano magari delle parti tecniche. Anche qua bisogna tenere gas spalancato su questo brecciolino da cava che non tiene niente, bisogna stare attenti, non fare errori e cercare di recuperare un po' di fiato per poi affrontare la sezione tecnica successiva. Oh! Oh fra! Stai bene? Madosca! Non me l'aspettavo così! Oh, l'ho ripreso, L'hai preso? Minchia, vabbè, moto? l'unica nota positiva. Aspetta che... Cavolo, sono arrivato lungo. Porca vacca. Guarda qui. Sul tronco. Anche il paramano mi sa. Ah, minchia. C'è la leva tutta storta pure. Oh fra, ne approfittiamo per far vedere i fari dello zaino. Tanto dobbiamo mettere a posto. Vero? Dai. Ci sta. C'è stato un piccolo imprevisto e nella caduta ho piegato anche la leva della frizione e il paramano, quindi nell'occasione di risistemarlo voglio farvi vedere cosa tengo nello zainetto e cosa mi porto con me quando vado a fare i miei giri di allenamento. Magari può venire utile a qualcuno. Quindi apriamo, tasca principale e tiriamo fuori subito gli attrezzi. Questi qua sono quelli del kit originale Gas che danno in dotazione con la moto. Io ho solo aggiunto una piccola pinza pappagallo regolabile che può venire sempre utile in ogni occasione. In secondo luogo c'è il kit medico di primo soccorso.
Questo qui per me ha due funzioni. Ovviamente la prima è di soccorso, qualora dovessi cadere o aver bisogno, posso medicarmi velocemente. La seconda è anche un rito scaramantico. Noi piloti abbiamo tutte queste fisse, lo porto sempre con me e sono in pace con me stesso. Apriamo velocemente, ci sono ovviamente garze, cerotti, un pochino di soluzione disinfettante. Ho aggiunto una torcia in caso dovessi perdermi o segnalare dove sono. C'è anche la copertina termica qualora ci sia del freddo. Porto sempre i documenti della moto e poi un cinquantello, non si sa mai. A fine giro, se sono stato bravo, la meritata merenda ci sta. All'interno c'è la sacca idrica, questa qua è da 1,5 litri, la riempio sempre con l'acqua, magari qualche sale o integratore. Poi un piccolo accessorietto per quando si va nei boschi in esplorazione o come in questo caso magari sono in un bosco un pochino secco, magari trovo qualche albero caduto o qualcosa che mi ostruisce il passaggio. Questa qui è una catena e viene sempre utile per farsi strada in qualsiasi situazione. Comoda, leggera e soprattutto molto molto piccola. Taschina interna, qua c'è qualche ricambietto, un paio di guanti monouso, una falsa maglia, nastro isolante e una candela di riserva. Abbiamo ancora una tasca dove tengo qualche gel o barretta energetica, un gilet o comunque un antivento, magari cambia il meteo, abbiamo da fare un trasferimento, può venirci freddo, con questo siamo protetti. E poi, come sempre, fascette, a più non posso. Adesso sistemo un pochino tutto e ci mettiamo a riparare il paramano e la leva della frizione con la giusta inclinazione. Ok, meno male che qua ci ho messo un giro di Teflon da idraulico, così si è mossa e non ha rotto la leva. Questo è sempre importante, non stringere troppo le viti dei paramani e delle leve. Ora vediamo. Ok, adesso ho sistemato tutto, metto a posto tutti i ricambietti, tutti gli attrezzi e torno a casa che la giornata di allenamento è finita. Ciao Andre, Buongiorno, come stai? Bene. Com'è andata? Bene, te lavoro? Tutto a posto. Ti ho già preparato un po' qua, Grazie. Prendo un piatto. Acqua? Acqua naturale, va, grazie. Io e Andrea ci siamo conosciuti al centro revisioni circa 6 anni fa, quando io ho portato la mia Vespa a revisionare, e diciamo che è stato amore a prima vista. Difatti, dopo qualche sera siamo usciti e abbiamo cominciato a raccontarci di tutte le nostre avventure. Dopo quella sera ho capito subito che Andrea era un appassionato di due ruote, soprattutto di trial, bici e scooter. Devo andare in moto perché è un botto che non vado in moto. Bisognerebbe trovare Sono dei cotto. ramponi così. È difficile trovarli. Ci sono solo all'erba. Cioè, sono pietraie proprio. Quei salitoni lì, secondo me ci sono solo lì, qua in giro, impossibili. Vabbè, magari riusciamo a trovarli con tuo papà. È dura. Boh. Però basta andare in moto. fare. Basta Sì. andare in moto e sono contento. Infatti. E un giorno del 2017, a gennaio, il fratello di Andrea mi ha chiamato mentre ero sotto la doccia e non so, ho avuto un istinto di dover rispondere per forza.
Difatti era una situazione abbastanza grave perché mi disse che erano all'ospedale e che era caduto in bici. E il vero problema è che quando mi ha chiamato ho percepito subito che c'era qualcosa che non andava. Difatti mi sono subito asciugata i capelli e sono partita per andare a vedere cosa stava succedendo. E quando sono arrivata, Andrea ha scoperto il proprio braccio dal lenzuolo dell'ospedale e lì mi sono sentita veramente un vuoto dentro lo stomaco, perché ho capito che sarebbe stata una cosa da cui non saremmo mai tornati indietro. Dopo l'incidente Andrea si è posto tantissimi obiettivi lavorativi. Difatti il nostro, rapporto si è sgretolato molto perché ci siamo allontanati. Questa lontananza ci ha fatto capire che quello che volevamo veramente era vivere delle avventure insieme e cercare nel miglior modo possibile di riviversi e ritrovarsi. Andrea è una persona molto determinata, difatti quello che mi piace di più in assoluto è che è una persona molto ferma su quello che decide e sugli obiettivi che si pone per il futuro. Quello che più mi ha colpito forse in assoluto è anche lo spirito di aggregazione, perché lui quando è insieme ad altre persone cerca sempre di insegnare un po' a tutti. Difatti è stato così anche per me, nel senso che mi ha insegnato ad andare in bici, mi ha insegnato a guidare la moto a marce, cioè è sempre stato una persona molto aggregante. Andiamo in direzione Courmayeur. Una figata, i sentieri qua erano davvero belli. E nonostante questo, comunque, quello che più mi piace di Andrea è che quando parla soprattutto di esperienze parla sempre al plurale, quindi vuole sempre condividerle con qualcuno e spesso quella persona sono io o sono i nostri amici o la nostra famiglia. Quest'anno Andrea ha deciso di intraprendere questo grande progetto, correre l'Erzberg Rodeo. È una gara difficilissima e soprattutto molto estrema, pochissimi atleti arrivano in fondo. Ovviamente la prima preoccupazione sarà non farsi male, ma soprattutto tenere protetto il braccio. Andrea sarà sicuramente molto attento, ma nonostante questo noi saremo lì per incoraggiarlo e per sostenerlo. Durante questi anni ho sempre seguito Andrea in ogni singola gara che ha fatto e diciamo che le mie mansioni vanno sia da ingrassare la catena appena arriva con la moto, sia a cucinargli la pasta alle 5:30 del mattino. All'Erzberg sarà proprio così, difatti cercherò di aiutarlo nel miglior modo possibile, ma soprattutto per più cose possibili. Non sarò da sola, ma alla gara ci saranno anche suo papà e alcuni suoi amici che cercheranno di sostenerlo non solamente fuori dal campo gara, ma anche e soprattutto nei sentieri e nelle pietraie, cercando di incoraggiarlo e sostenerlo per poter portare a termine questa avventura. Sono le 3 e niente, adesso stiamo tornando alla base, al furgone, dal parcheggio per Allora Max, sono tornato qua da te in officina perché ok, ho fatto i primi giri, però mi serve un po' qualche consiglio sulla manutenzione che posso fare anche io da casa da solo. Ma la moto com'è andata? Ma la Non hai moto ancora detto direi, niente. sì, la moto direi molto bene. Secondo me le modifiche che mi hai consigliato vanno molto bene Ottimo. e anche quando c'è un pochino poco grip o in condizioni più brutte, il motore più dolce secondo me mi aiuta anche ad avere più Certo. trazione dietro. Poi se hai bisogno di motore giri il gas e lei va. E lì ci siamo, sì sì. Adesso bisogna lubrificarla bene e poi devi controllare tutta la bolloneria, perché Ok. comunque la moto usandola in gara ha molte sollecitazioni. Ok. E perciò dalle viti del motore, viti corona, dischi eccetera. Poi lubrificare bene i comandi perché la moto sia bella fluida e bella facile da utilizzare durante l'utilizzo. Ok, quindi Mi anche raccomando. controllare che con le vibrazioni non si smolli niente, Certo, rimanga certo. tutto bene. Per non avere brutte sorprese durante la gara. Ok, bene. Grazie allora. Eccomi qui. Sono appena tornato a casa, ero prima da Max Camoletto
e mi ha fatto vedere qualcosa che per la manutenzione sicuramente mi verrà utile. Detto ciò, l'Erzberg si sta avvicinando e l'ansia inizia un pochino a farsi sentire. Sarà una gara tutt'altro che semplice, ma la prossima settimana cambio leggermente allenamento e andrò a girare con un atleta che ne sa davvero tante.